Ciao, sono Pietro Abrea, benvenuto a questo nuovo video. Parliamo dello spread trading, detto anche pair trading. Cercherò di fare un mini corso, partiamo da quelle che sono le basi, così che potrai fare uso di questa materia. Iniziamo col dire che cos'è lo spread trading. Per spread si intende una differenza tra due gambe di un determinato sottostante, ovvero un mercato che può essere il mercato delle materie prime o il mercato degli indici azionari. Quindi parliamo di futures. Ma cosa sono i futures? Non sono altro che dei derivati. I derivati sono un qualcosa che non ha un valore intrinseco, ma il suo valore è derivato da un altro fattore, che è un fattore esterno. Questi futures sono dunque dei contratti a scadenza e mettendoli in relazione tra loro avremo il grafico su cui potremo andare a tradare, quindi andare ad operare. Quando si parla di spread trading sullo stesso sottostante, parliamo di spread trading intra-market, detto anche calendar spread. Si investe in sostanza sullo stesso asset ma in due diversi periodi temporali. Per esempio posso andare long sul gold a gennaio e vado short sempre su gold a dicembre. Oppure abbiamo lo spread trading intermarket e qua utilizziamo due asset differenti dello stesso sottostante, ma si investe nello stesso arco temporale. Entro per esempio long su Tesla, quindi, e short su Facebook nello stesso arco temporale. Perché è importante quindi in sostanza imparare a fare spread trading. Abbiamo tre caratteristiche fondamentali. Quali sono? Prima, volatilità bassa. Una volatilità contenuta è necessaria per evitare movimenti del mercato nervosi che possono andare appunto a disturbare la nostra strategia. Poi abbiamo una marginalità bassa, cioè possiamo andare anche a fare spread trading con pochi euro, pochi dollari nel nostro portafoglio. E un altro fattore importante è il potersi creare un vantaggio statistico. Noi non facciamo gambling, noi facciamo trading, cioè cerchiamo di avere un vantaggio statistico sugli altri trader. Ti illustro quindi il software che utilizzo io, che si chiama appunto Season Algo, e di solito quello che faccio sul tasto Strategies e poi sul Recommend, e il software ci indica quelle che sono le migliori strategie da lui ritenute. E cosa faccio io di solito? Vado sulla colonna Win, che ci indica le percentuali di vittoria che ha il trade negli scorsi 15, 10 e 20 anni. Per esempio, questo trade ha avuto il 100% di profitto negli scorsi 15 anni. Ci indica anche l'entrata e l'uscita, cioè per andare a profitto dobbiamo entrare il 03, 02, 22 e dobbiamo uscire il 30, 05, 22. Di solito quello che faccio è appunto andare a vedere quali sono i migliori trade tramite questo software e quindi andiamo sul trade che vi ho selezionato, apriamo il grafico e andiamo sulla versione interactive. Perché andiamo sulla versione interactive? Andiamo su questa versione perché possiamo andare a costruire quelle che sono le nostre strategie. Perché è importante fare ciò? Quindi quello che ti dico è che il trader vincente non è colui che fa gambling, cioè in termini tecnici colui che scommette e quindi prende un biglietto della lotteria, del terno all'otto, lo prende e spera che va in profitto. No, il trader vincente è colui che ha una strategia e metodicamente la segue, passo per passo. Solo così, dalla mia esperienza, si può dire che un trader risulta vincente. Quindi quello che faccio, vado sul grafico, possiamo mettere una serie di indicatori, ma che non seguono tutti quanti le mie strategie, che le vedremo nei successivi video. Io di solito quello che faccio, utilizzo l'RSI 70-30, le due bande, inferiore e superiore, vado appunto a costruire sul grafico. Che cosa sono queste linee? La linea blu è la linea degli scorsi, la linea dei prezzi, la media mobile dei prezzi degli scorsi 15 anni, la linea rossa degli scorsi 5 anni. Ci indica un po' il trend che ha avuto il prezzo, che è rappresentato dalla linea nera, degli scorsi 15 e 5 anni. Inoltre, cosa ci dice la piattaforma? Perché utilizzo questa piattaforma? Perché ci dice che qui dobbiamo entrare e qui dobbiamo uscire. Cioè, ragazzi, ci indica dove dobbiamo entrare, come dobbiamo entrare, dove dobbiamo uscire e quando dobbiamo uscire. E così noi andiamo a trovare un vantaggio statistico. Quindi, se la linea è rossa, significa che dobbiamo entrare short, cioè dobbiamo andare a investire a ribasso. Tant'è vero che una volta entrati qua, siamo sempre andati in profitto. Il prezzo è sceso e siamo usciti qua quando il prezzo infatti è andato in fase di lateralizzazione. Ora andiamo a vedere se ci sono divergenze tra l'RSI, cioè l'indicatore che abbiamo inserito, e il prezzo.
per non ci sono divergenze, e andiamo a costruirci le nostre strategie. Quello che faccio di solito è andare a trovare livelli di supporto o di resistenza su cui il prezzo che il prezzo appunto è andato a testare parecchie volte. Per esempio, cosa notiamo qua? Questo mi sembra un buon livello di prezzo, quindi diciamo il primo target d'entrata, anche se vi ripeto, questo non è un consiglio finanziario, e anche se ti ripeto che questi sono livelli di prezzi abbastanza bassi rispetto alla media dei prezzi, quindi un altro alert. Però in questo caso, se uno vorrebbe forzare l'entrata, aspetterebbe un prezzo che arrivi a questi valori e poi proseguire il trend in bassista. Per oggi può bastare. Se ti è piaciuto il video, lascia un like. Oltre allo spread trading tratterò anche del trading system, quindi dei bot automatici che andranno al mercato e quindi possono di parecchie strategie profittevoli, perché ricordo il mio motto è che lasciamo lavorare i soldi al posto nostro. Noi abbiamo anche un profilo eToro che sta sotto al video in descrizione, vi puoi iscrivere al canale. Sotto in descrizione troverai tutte le informazioni relative ai nostri canali social. Se ti interessa approfondire quello che stiamo trattando, puoi trovarlo sul nostro sito web www.ctmmacinelearning.com o comunque nei link in descrizione. Buon trading a tutti, alla prossima!